un saluto dall'Estoril, dove siamo a provare la nuova BMW S1000 RR. la super sportiva, la Superbike di Monaco, che nel 2009, quando è arrivata, ha letteralmente sconvolto il panorama mondiale delle super sportive. 3 successive evoluzioni nel 2012, nel 2015 e nel 2017, che però non avevano portato uno tsunami, un cambiamento epocale come quello di questa S1000 RR. cambiata profondamente in tantissimi aspetti dopo oltre 80.000 moto vendute, e quindi vale la pena di farvela vedere molto bene dal punto di vista dello styling, raccontarvi come è fatta sotto le carene e poi portarvi con noi sul circuito dell'Estoril per farvi sentire come suona e soprattutto farvi vedere come va. Intanto andiamo. Questa nuova S1000 RR è cambiata molto profondamente anche da un punto di vista estetico e stilistico. Ha perso buona parte della simmetria che caratterizzava la versione precedente, principalmente perché sono venuti meno le motivazioni tecniche che determinavano alcune scelte stilistiche. Guardate per esempio il GoProtico anteriore, il doppio faro entrambi a LED, non è più asimmetrico perché il LED ha permesso di risparmiare molto in termini di peso e quindi è venuta meno la necessità di avere un gruppo asimmetrico per poter risparmiare dove possibile. L'unico elemento rimasto di fatto è la griglia che troviamo qui sul lato della carenatura, l'estrattore, che non è presente sull'altro lato. Allora, dicevamo, una moto cambiata molto profondamente dal punto di vista dell'estetica, la vedete, è molto più compatta fin dal primo sguardo. Di fatto non ci sono sporgenze, il codino è molto più piccolo in linea con le tendenze attuali, non è più lungo e, se volete, ospitale come precedente, ma insomma abbiamo una caratterizzazione decisamente molto più personale. Adesso però venite con noi, vi facciamo vedere che cosa c'è all'interno, non prima di avervi fatto vedere questa meravigliosa esposizione di BMW che ha messo insieme tutti i modelli precedenti, quindi a partire dalla primissima del 2009, passando per il modello 2012, per la HP4 che è stata la prima, lo ricordiamo, moto di serie su cui hanno debuttato le sospensioni a controllo elettronico, per passare dopo al modello 2015 che vedete qua, il modello 2017, quindi Euro 4, anche questo lo vedete qui esposto, e alla fine quello che siamo qui a provare. Allora, ve la facciamo vedere, iniziando, chiediamo permesso, dalla ciclistica. Guardate la gentilezza dei tecnici BMW che ci ha smontato tutte le sovrastrutture da una S1000 e quindi possiamo permetterci di farvi vedere com'è fatta. Dicevamo, partiamo dalla ciclistica, perché? Perché come vedete il telaio adesso ha un andamento profondamente differente da quello precedente. Usa il motore come elemento stressato e quindi non ha più un andamento rettilineo dal cannotto al perno forcellone, ma come vedete ha un andamento molto più spezzato. È nettamente più leggero perché il telaio perde 1,3 kg rispetto alla precedente e il forcellone, che come vedete anch'esso è molto diverso, guardate è un monosezione, non ha più sezioni differenziate, e il telaietto a traliccio che avevamo già fatto vedere, questo perché l'S1000 ha perso veramente una quota importante di peso, ha perso ben 11 kg, che era uno degli obiettivi dei progettisti. I progettisti avevano pensato di alleggerirla di 10 kg, renderla più facile da controllare e renderla un secondo al giro più veloce in pista. Naturalmente non si tratta soltanto di un alleggerimento, ma cambia un pochino tutto. Allora, cambia l'inclinazione del cannotto, che è molto più chiuso, arriva a 23 gradi e 1. È diversa la piastra di sterzo superiore, che come potete vedere tra l'altro integra anche il semimanubrio, sempre in un'ottica di leggerezza. Quindi dicevamo cambia l'avamcorsa perché cambia l'offset delle piastre, l'avamcorsa comunque si riduce, chiusura del cannotto, riduzione dell'avamcorsa attorno ai 93 mm, il forcellone si allunga invece per avere maggior trazione e cambiare la ripartizione dei pesi e caricarla un pochino di più sull'avantreno, e quindi abbiamo una moto che intanto è molto più carica davanti perché il carico era sui 53,8 se ricordo bene per cento rispetto al precedente 52 scarso, e in generale appunto una diversa distribuzione dei pesi, una diversa guidabilità, feeling sull'avantreno, questo è l'obiettivo dei tecnici BMW, e in generale quindi una moto completamente diversa nella ciclistica e nella guida. Vi abbiamo già accennato delle sospensioni elettroniche, le nuove DDC Next Generation, vi facciamo vedere qui il monoammortizzatore posteriore con pistone da 46 mm e la forcella antipeli da 45, e soprattutto qua in cima vedete il controllo elettronico dell'idraulica in testa allo stelo, mentre di qua sulla testa di forcella vediamo gli strumenti per il precarico, che rimane completamente gestione meccanica. Dicevamo, un nuovo sistema che dovrebbe risolvere quelli che erano i problemi tipici della vecchia S1000 nell'uso estremo, ovvero qualche fenomeno di pompaggio a ritmi più elevati.
Già che ci siamo, vi diciamo anche che, come avevamo accennato prima, è cambiato completamente lo schema della sospensione posteriore. Ora il mono è in configurazione full floater, viene chiamata full floater pro, quindi completamente flottante, e viene allontanato dal motore per ricevere meno calore ed essere più stabile da un punto di vista termico. Completiamo la nostra analisi della ciclistica, dicevamo, parlando delle sospensioni di DC Next Generation, perché sono degne di nota, per il semplice motivo che mentre le versioni precedenti attingevano a piene mani dall'esperienza auto di BMW, che utilizzava questa tecnologia già da diverso tempo, queste sono componenti che nascono specificamente pensate per l'uso motociclistico, quindi dovrebbero garantire, lo vedremo dopo in pista, un comportamento molto più omogeneo, più lineare. Che cosa è cambiato? Sono cambiate tecnologicamente le valvole, le elettrovalvole che aprono e chiudono i passaggi olio, quindi modificando in tempo reale si parla di 10 millisecondi la taratura del motore, del passaggio dell'olio, quindi della forcella e del monoammortizzatore, e cambia soprattutto perché arriva la possibilità di effettuare una taratura come avviene sulle sospensioni convenzionali da parte di qualunque specialista, utilizzando degli spessori con dei passaggi olio calibrati che vengono sostituiti o aggiunti a quelli che ci sono già, esattamente come si fa con una sospensione meccanica. Quindi nelle intenzioni di BMW questa nuova soluzione unisce il meglio dei due mondi. Possiamo farvi vedere il motore grazie a questo meraviglioso spaccato che i tecnici BMW hanno messo a nostra disposizione. Guardatelo qui aperto in tutte le sue meraviglie per poter appunto ammirare tutte quelle che sono le migliorie, tutte le modifiche che hanno portato a definire questo motore veramente completamente nuovo. Allora, partiamo da un dettaglio, se volete, di poco conto, che è la coppa. La coppa dell'olio, però, se guardate, ha un profilo molto particolare, molto più profondo, che assicura il pescaggio anche agli angoli di piega più accentuati. Perché diciamo che il motore è cambiato così tanto? Perché sostanzialmente è rimasto del vecchio sono rimaste quasi soltanto le misure caratteristiche. Lato distribuzione è arrivato lo shift cam, ovvero la possibilità, se qui guardate, qua all'interno vi possiamo far vedere sul lato aspirazione un Asia Cam che ha due camme diverse che cambiano a 9000 giri e che permettono di unire due fasature contrastanti, quindi una tarata per gli alti regimi, che quindi aumenta la potenza, che passa a 207 cavalli a 13.500 giri, e una che invece garantisce una migliore erogazione della coppia sotto. Cambiano anche le valvole, che sono completamente in titanio, anche se non potete vederlo, e soprattutto la valvola di aspirazione al suo interno è cava per essere ancora più leggera e aumentare il regime di rotazione, che adesso permette di allungare dai 14.200 precedenti ai 14.600, quindi con un forte guadagno in termini di allungo. La coppia rimane a 113 Nm, ma si sposta 500 giri più in alto, a conferma di un motore un pochino più nervoso, se vogliamo, con l'erogazione spostata un po' più in alto. Rimane anche la lunghezza variabile dei cornetti d'aspirazione, che possono passare da una configurazione alta a una configurazione bassa agli alti regimi. Adesso il cambio avviene a 11.700 giri e quindi avere un'aspirazione più favorevole per la potenza in alto e un pochino di più per la coppia in basso sotto. Vi facciamo vedere a questo punto un attimo il cruscotto, se ci riusciamo, perché qua si è liberata. Esatto, guardate che meraviglia, si è liberata la moto che avevamo qui a disposizione e quindi, come potete vedere, attraverso il multicontroller, qui vediamo è attivo il tempo sul giro anche se siamo al chiuso per qualche motivo, ma dicevamo qui è possibile modificare tutte le tarature del sistema, quindi cambiare le visualizzazioni e poi dopo passare per esempio da Race Pro 1 a Race Pro 2, cambiare il riding mode, in questo caso ci sono soltanto i 3 Race Pro, oppure cambiare la visualizzazione del sistema e in questo momento non è possibile, in Race non è possibile cambiare il livello di assistenza del DTC, mentre qua è possibile attraverso il blocchetto sinistro, qua come vedete. Sul blocchetto sinistro c'è il controllo del DTC che quindi permette di cambiare anche in movimento la taratura del controllo di trazione, mentre per tutte le tarature più importanti bisogna naturalmente andare a rivolgersi al menu. Qua si entra nella configurazione dove è possibile cambiare praticamente davvero tutti gli aspetti di quello che è l'elettronica, la gestione elettronica della S1000RR. Guardate qua che meraviglia. Qui siamo in configurazione pista, quindi con soltanto i 3
il Riding Mode Race Pro, mentre nella versione standard senza l'optional o comunque in generale potete anche gestire il Rain, il Road e lo Sport. E andiamo a vedere a questo punto tutto quello che si può configurare. Guardate qua, che meraviglia, per ciascuno di questi Riding Mode potete configurare il motore, il freno motore, il traction control, l'anti-impennata, l'ABS, la gestione idraulica delle sospensioni e la ripartizione, potete arrivare addirittura alla ripartizione dell'ABS Pro su tutti i livelli, guardate. Se arriviamo abbiamo la possibilità di gestire il motore e quindi cambiare la risposta all'acceleratore. Tra l'altro molto bello il fatto che il cruscotto sia sostanzialmente autoesplicativo, perché qua a destra trovate tutte le, c'è anche in italiano, questa è configurata in inglese, ma come potete vedere ci sono tutti i settaggi possibili e c'è una spiegazione di quello che potete fare. Guardate, il freno motore, dicevamo traction control, anti-impennata e guardate, vi facciamo vedere che meraviglia, addirittura l'ABS, potete addirittura vedere, disattivare separatamente l'anti-lift, quindi sostanzialmente la taratura che vi impedisce di sollevare il retrotreno in staccata, l'ABS Pro, quindi con la funzione cornering, la distribuzione sul posteriore della frenata e l'ABS dell'anteriore e posteriore. Quindi potete veramente fare qualunque cosa su questo nuovo cruscotto. A questo punto però direi che è il momento di uscire, vedere se la pista si è asciugata e portarvi con noi a fare un giro su questa nuova, bellissima BMW S1000 RR. Venite con noi. Ok, come avete visto il tempo non ci ha sorriso più di tanto, perché come potete vedere fa veramente schifo, è una cosa assolutamente orrenda e chiediamo il parere anche al buon Dario Marchetti che ci conferma come... Bello bagnato! Anche lui, quindi il tempo non ci ha assolutamente dato tregua, però montando le Rain, come abbiamo fatto vedere nel nostro giro on board, abbiamo avuto la possibilità di valutare un pochino meglio l'S1000 RR. In realtà non vi prenderemo in giro dicendovi di aver capito il comportamento della moto, perché francamente con le gomme Rain è chiaro, si riesce a capire qualche cosa di più, ma finché non si usa una gomma bella aderente, non si riesce a fare un giro un pochino più terato, anche con staccate
inserimenti e quant'altro, è difficile capire davvero la personalità di una moto. Quello che possiamo dirvi però sicuramente è cambiato molto la confidenza, è cambiato molto il feeling che si ha sull'avantreno e in generale con il comportamento della moto. Un'elettronica molto più raffinata, molto più precisa. Abbiamo potuto giocare con il controllo di trazione in uscita di curva con qualche piccola derapata gestita in maniera molto più raffinata, più precisa rispetto alla gestione elettronica precedente. Ecco, se dobbiamo dire qualche cosa, questa nuova S1000 WR assomiglia quasi di più all'HP4 Race che avevamo provato un anno e mezzo fa qui, piuttosto che alla vecchia S1000, alla S1000 precedente. Possiamo continuare dicendovi che il motore è veramente una furia. In alto avete visto come scannona sul rettilineo dell'Estoril, però avendolo provato soltanto con la mappatura Reina abbiamo avuto sì la potenza piena ma una progressione dell'acceleratore abbastanza addolcita, piuttosto molto più tranquilla rispetto a quella della mappatura standard. Quindi che cosa vi possiamo dire ancora? Intanto che ne riscontriamo un'agilità e un feeling decisamente superiori a quelli della vecchia S1000, questo ve l'abbiamo già detto. Quello che va precisato è che però abbiamo provato la moto con i cerchi in fibra di carbonio che sicuramente velocizzano l'inserimento in curva, però in generale si ha l'idea di un pacchetto un pochino più integrato, un po' più completo, tante modifiche piccole e grandi all'S1000 che danno un prodotto assolutamente più maturo e più completo, più performante e quant'altro. Voce prezzo cominciano le note dolenti perché il prezzo sale rispetto alla S1000 precedente. Si parla di 19.950 euro per il modello base, a cui vanno aggiunti, per ottenere quello che abbiamo guidato noi, circa 1.600 euro del pacchetto sospensioni Dynamic e i 3.600 del pacchetto M. Irrinunciabile, fate voi, sicuramente per averla così allo stato dell'arte bisogna aggiungere qualche cosa. A noi è piaciuta moltissimo, però sinceramente non vediamo l'ora di metterla alla prova in un contesto un pochino più probante. Continuate a seguirci e vedrete che ve la faremo vedere. Ciao! Allora, Aspetta. S1000RR. No, No. fa schifo, Luca, fa schifo. No, ma perché ma sbagli la ma pronuncia? perché mi emoziona, cioè, Vabbè, a me è una psicosi. Ma l'avrei fatto 1000 volte. Perché sì, giuro credo che me l'ho fatto. Metti la tua Ma io non ho... non ma non è il giuro, mio una ruolo. volta, mai più. Ma poi non ho l'accento modenese. Ma che cazzo, chi se vuoi che se ne accorga? Dai, poi in post produzione ci mettiamo 2 sfumature, una roba da 5 minuti. Dai, che la portiamo a casa, dai. Dai, Grazie. ci provo, S1000RR. Bravissimo. Non ci voleva tanto.